Oggi è il quarto giorno che siamo qui bloccati al confine tra il Sudan e l'Etiopia. Ed è anche il terzo giorno che c'è questo colpo di stato in corso in Sudan. Oramai le sommosse si sono spostate fino a circa 150 km da qui, nella cittadina di Al-Qadarif. E nonostante non abbiamo ancora ricevuto i permessi per poter entrare con i nostri veicoli in Etiopia, abbiamo deciso che oggi è il momento di lasciare il Sudan. Mi sto portando avanti con i nostri video YouTube di qualche settimana perché c'è questo tema di attualità e ci troviamo qui in questo momento. Infatti la settimana scorsa eravamo a Khartoum e siamo rimasti circa un giorno e mezzo per sbrigare delle faccende e dei documenti, ma l'abbiamo lasciata subito. Siamo finiti, come vedrete nelle immagini che seguiranno, dentro a quella che secondo noi è stata la scintilla di questo colpo di stato, una protesta vera e propria. Ieri abbiamo notato che c'erano sempre più militari che gironzolavano qui attorno, così come una macchina con un adesivo blu che ci è parsa fosse dell'ONU, quindi non ci sentiamo al sicuro e abbiamo deciso di almeno uscire dal Sudan finché siamo in tempo, perché i nostri documenti potrebbero non essere riconosciuti da questo nuovo governo e inoltre questa frontiera è molto famosa per chiudersi da un momento all'altro senza alcun preavviso, quindi rischiamo grosso. Meglio essere nella terra di nessuno che in un paese dove è in corso un colpo di stato. Non è che però la situazione dall'altro lato in Etiopia sia migliore, perché anche lì nella regione di Afar e del Tigray del nord sono in corso molte rivolte e addirittura la strada da Gondor a Addis Ababa, la capitale, è al momento chiusa. Quindi sono giorni abbastanza difficili, caldi, lunghi e cerchiamo di prendere le cose con calma, un passo alla volta, e pian piano speriamo di riuscire a spostarci a sud di Addis Ababa. Quindi, in parole povere, stiamo scappando da un paese dove c'è un colpo di stato in corso per andare in un altro paese in rivolta. Comunque, incominciamo dall'inizio. Siamo Aldo, Vera e Totò. Da più di 6 anni stiamo facendo il giro del mondo overland col nostro fuoristrada camperizzato e abbiamo già visitato oltre 60 paesi su 5 continenti. Prossima destinazione? Africa. Attraverso i nostri occhi vogliamo mostrare la bellezza del nostro pianeta così come lo scopriamo e cercare di sensibilizzare le persone sulla sua fragilità. Clicca su iscriviti ed esplora il mondo con noi. Ok, c'è una protesta in corso. Sì. Vabbè, non ce l'ho batteria. Come no? Dove dobbiamo andare? Dritto, quindi Dritto. penso non è cosa. Dovremmo andare dritto, ma penso non è cosa per il momento. No. Wow, stanno votando. Sudan's fighter jets pound the bases of the rival military faction, challenging it to rule. Chaos as fighting breaks out on the Fighting is streets of spiraling Khartoum. out of control. Civilians running for their lives. Bitter power struggle now Unverified video shows others taking cover at the as airport. violence On the breaks out on tarmac, Saturday. airplanes Passenger burn. jets at In the the sky, capital's main fighter jets airport carry out caught fire. devastating airstrikes. The Inside, there was between panic and armed terrible forces now as as people the just shell. recover. The country torn The United apart in a Nations power brokered a struggle between the ceasefire to paramilitary evacuate badly group and injured the adapting civilians. support force But it only of lasted Sudan's an army. hour. The capital. And they still throughout the last night. Sono circa 2 settimane che stiamo viaggiando in Sudan, è il periodo del Ramadan e ogni sera al calare del sole la gente viene in strada e letteralmente ci ferma perché dobbiamo per forza mangiare con loro.
Il Ramadan è un periodo molto importante per i musulmani che dura un mese e loro osservano il digiuno. Quindi adesso sono tutti quanti lì pronti fuori dalla moschea e stanno preparando l'iftar, che è praticamente il calare del sole. E niente, quindi questa volta abbiamo deciso di accettare perché ci hanno sempre invitato e vogliamo condividere con voi questa esperienza di questa sera. Non sappiamo che si mangerà, ma l'importante insomma è essere lì e vedere un poco quello che succede. What is this? What is this? Tutto rigorosamente con le mani, senza mettersi vergogna. Bravo. Quindi c'è questa pastocchia che penso fatta con i fagioli, penso, e fila. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. It's long time ago in Saudi, now it's okay, no problem. Con sedano, là sono i full. Che con riso penso, c'è molto amido. Grano, orzo. Very good. Shukran. Buono, questo è buono. What is this? This is good. This is good. Sweet. Banana mousse. Banana mousse. Wow, good. Tamur. Wow. I like this one. Very good. Very good. Ovviamente cibo molto semplice. Il Sudan è il paese più povero che abbiamo visitato finora di 70 paesi negli ultimi 7 anni. Però la gente, le persone hanno un cuore davvero grande. Il governo è molto corrotto. Proprio oggi c'è stato un colpo di stato a Khartoum. Non sappiamo ancora l'esito di questa cosa, però noi siamo qui tra questa semplicità e un'atmosfera veramente unica. Shukran. Shukran. Thank you so much. Buono come il succo, è buono? Buonissimo. Fresco. This is so good. Can I try this? Thank you so much. Okay. Shukran. Thank you. Shukran. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. E vai con l'asino. Giorno 3 qui al confine tra Sudan ed Etiopia. Abbiamo trovato questa moschea sconsacrata, diciamo un po' distrutta, che ci fa un po' d'ombra, abbandonata per qualche ora al mattino fino alle 8-9, infatti sono quasi le 7 adesso. E niente, per raggiungere danno alla beffa è in corso un colpo di stato da parte dei paramilitari nella capitale. Quindi questa cosa forse giocherà a nostro favore per accelerare il processo dell'ottenimento del permesso temporaneo della macchina per poter entrare in Etiopia. Allora, sto ancora un po' dormendo, ma ne approfitto stamattina per dirvi come funziona il discorso del visto etiope per poter entrare come turista. Basta compilare un modellino online, un'applicazione, pagare $82 e si otterranno 30 giorni per poter visitare il paese. Attenzione, le date che verranno riportate nell'applicazione sono quelle che corrisponderanno al visto, quindi di non sbagliarsi.
Ecco, noi dovevamo entrare il 10, oggi è 15 aprile e quindi il nostro visto è scattato e i giorni oramai stanno passando, quindi speriamo al più presto di poter entrare. Per quanto riguarda l'auto, il veicolo, la Guardia di Finanze etiope chiede un deposito di $100.000 che verrà poi restituito, tra virgolette, all'uscita al conducente del veicolo. Ovviamente questa cosa è assurda e c'è un escamotage. Basterà quindi affidarsi a un tour agent, un'agenzia turistica che farà le veci, diventerà il garante di questo deposito e potrà ottenere una lettera accompagnata anche dal Ministero del Turismo, porterà tutto alla finanza e chiederà questo permesso, questa esenzione temporanea. Negli ultimi giorni la finanza ha chiesto un altro documento che è una lettera che deve essere rilasciata da un'ambasciata etiope al di fuori ovviamente dell'Etiopia e neanche queste ambasciate sanno come fare questa lettera. Infatti degli amici hanno provato a ottenerne una a Jeddah. Noi stiamo contattando l'ambasciata in Khartoum, che peraltro per ovvi motivi del colpo di stato sarà un po' complicato, forse quella italiana riuscirà a farcela e praticamente hanno già detto, questa è un po' una stupidaggine perché è chiedere all'ambasciata di scrivere questa lettera dove visionano i nostri visti, vedono che vogliamo entrare e di dire alla finanza di fare il loro lavoro. Quindi è una cosa un po' inventata, qui le leggi cambiano dalla sera al mattino. Comunque, speriamo che tutto andrà bene. Incomincia quest'altra giornata, qui si sentono dei bambini, là c'è anche una scuola, tutti quanti vengono qua e ci chiedono il nome, sempre la stessa cosa, però perlomeno ci facciamo due risate, cerchiamo di prenderla positivamente. Speriamo bene. Le ore più calde, siamo sempre in attesa, ovviamente domenica non succederà niente e abbiamo messo il pannellino a caricare del Bluetti, qua c'è il Tokyo che cerca di mantenere il frigorifero acceso, siamo sotto quest'albero, rifugiati con un po' d'ombra e come fa? Si va avanti, speriamo bene. Ci sono venuti a trovare le scolare della scuola hello che conoscono Vera. No? Say hi! Say hi! Say hi! Ovviamente sono un po' timide perché ovviamente la telecamera le spaventa, sai. Comunque le ragazzine abbiamo notato che sono molto più sveglie dei bimbi, molte parlano inglese, vengono vicino. Quando io voglio andare a parlare con un bimbo scappa via, invece quando va vera con le ragazzine loro restano. È molto carino. Adesso sto spiegando del nostro viaggio. We have a boy here. Nice to meet you. What's your name? Name. Aldo. Your name? What's your name? Muhammad. What's his name? Ismael. Michelle. Nice to meet you. Nice to meet you. Sono molto timidi e carini, quindi è una bella esperienza. That's how you see it. You see me? It's like a little screen. Amore, sei circondata. Oramai questa è diventata la normalità, ci conoscono per nome, cognome. Bye bye, bye bye. Ora vanno poi ritornano. Bye bye, see you in a bit. Stamattina ci hanno portato una trentina di litri d'acqua di pozzo, è bella chiara, però giusto per essere sicuri ci facciamo una filtratina. Quindi adesso la travasiamo qui nell'altra tanica, è sempre meglio. Amore, oggi è la Pasqua ortodossa, giusto? Tu a cosa pensavi oggi? Io pensavo a casatella di mamma e al ricetore di mammica. E che mangiamo stasera? Noi mangiamo, faccio panini con uova soda, con pesce in treschi e faccio patate con tuscionca, una insalatina di pomodoro e cipolla, ma più importante di tutto c'è la birra fredda. Grande! Sì, dai che festeggeremo pure questo Natale. Natale. Pure questa Pasqua, inshallah. Amore, hai fatto un piatto bellissimo. Grazie. Cosa c'è qua?
Qua c'è foie gras, c'è Non è foie gras, fegato di merluzzo. fegato. Fegazzo, un po' di fegazzo. Foie gras, io ho detto foie gras. Foie gras di merluzzo, vai. Di merluzzo. Forza dai, mangiamo. Bye bye. Bye bye. Good luck. Thank you. Le condizioni qua sono molto precarie, c'è scarsità di acqua, quell'acqua che troviamo va filtrata, il cibo costa tanto e poco, quindi non c'è un bagno, non c'è una doccia, servizi pubblici, quindi condizioni specialmente per una donna è molto difficile, veramente difficile. Sto portando dei regalini per i bambini, per la signora che mi ha aiutato in questi giorni di usare il bagno e di lavarmi. Hello, come. For you. For you. Hello. Hello. This is for you. Yeah! Oh, it's a big. Bedria, la signora che mi ha aiutato in questi giorni. Thank you so much, Bedria. Thank you for helping me. Thank you. It was a pleasure to meet you. Thank you so much. Тимаська. Ciao. This is the home. This is your home. Yeah. The conditions are bad. Yeah, bad. I'm sorry. Ой, Тимаська. Ciao, bellissimo, ciao. Cucina. Questa sembra di essere cucina. Timosi. Poverini. Ai. Qua dormono. Questa penso la casetta di bambini. Qua. Ah? Dore? Sweet? È buonissimo. Did you make? Delicious. Delicious. Insomma, ti stavo dicendo, ho parlato con un vecchio militare qui che pensavo fosse un contadino, invece è un militare che l'hanno appena richiamato per andare a Khartoum a combattere. Quindi le voci che stia finendo tutto mi sa che non so quanto possiamo tenerle per valide. Quindi usciamo subito. E quindi usciamo subito. C'era un camion che ha portato della gente prima al checkpoint, l'ha lasciata giù, ne ha caricata altra. Quindi o è gente che comunque comincia ad andare fuori, o può essere anche una normale vita di un confine, di un border, appunto al passaggio di gente ogni giorno che arriva con i camion. Qui non ci sono i pullman, ci sono i camion che portano la gente. Però quello del militare che mi ha detto che sono stati richiamati Anche gli anziani a combattere mi incoraggia ancora di più ad uscire. Ah sì, certamente. No, si sperava di poter credere alle voci che dicono che dura 2 o 3 giorni e finisce tutto, che sia una cosa normale. Probabilmente questa è un po' diversa dal solito, ecco, dai, mettiamola così. Allora ho preso tutti i documenti, i passaporti che dovevano essere timbrati all'immigrazione per poter uscire e i documenti da restituire, quindi il permesso dalla polizia per circolare e l'importazione temporanea più il carnet. Speriamo che venga tutto accettato e possiamo lasciare il Sudan. Andiamo a vedere.
siamo al customs, alla finanza sudanese, ci hanno chiesto i documenti per l'Etiopia e io ho detto che avevamo tutto, anche se il permesso non ce l'abbiamo ancora perché non volevano farci uscire. E ora c'è un problema a Roberto, non hanno dato un documento, la forma 25, il permesso temporaneo di importazione al porto quando è arrivato, quindi speriamo che riescano a farlo uscire. Andiamo avanti. Border, and so I need only a picture. You can find for me a picture of this document with my document, obviously, for my car. I need, because I'm locked in Sudan in this moment, and you know that in Sudan there's the war. So this is a very, very big problem.